Ciao a tutti, devo confessarvi una cosa. Ieri ho visto Lockdown all'italiana, uno dei film peggiori del 2020, se non il film peggiore di tutto l'anno. Tratta di due famiglie che litigano a causa di tradimenti, ma che devono per forza convivere per tutto il periodo del lockdown che abbiamo vissuto qualche mese fa. La recitazione è agghiacciante, i dialoghi sono penosi, il montaggio sembra fatto da un ragazzino su YouTube nel 2009 e credo che l'inquadratura più interessante sia stata quello del capezzolo della Martina Stella che spunta dopo 30 secondi dall'inizio del film. Questo dice tutto. Ma durante il primo giorno in cui è uscito nelle sale, con solo un paio di proiezioni per cinema causa Covid, è riuscito comunque a incassare migliaia e migliaia e migliaia di euro, praticamente in una sera sola. Nella classifica del box office del giorno era superato solo da Greenland, che è un nuovo colossal super pubblicizzato con Gerard Butler. E questo mi ha fatto riflettere su un dilemma che in realtà mi assale da anni. Se siamo tutti consapevoli che questo genere di film è così atroce, perché questi titoli continuano ad avere un successo così grande? Il simbolo del genere può essere identificato in maniera riassuntiva con il fenomeno dei cinepanettoni, che ormai hanno un po' perso il legame esclusivo a Natale. Alcuni già considerano anche Lockdown all'italiana un cinepanettone. Quindi perché questa piaga del cinema italiano esiste ancora e non solo esistono questi film, ma perché ogni anno hanno un successo così grande? Tanti direbbero che la risposta sta nel fatto che questi film sono fatti per essere visti proprio perché sono brutti. Li guardiamo tanto per farci una risata su quanto siano terribili e che i creatori abbiano tenuto in mente proprio questo fattore. Secondo me questa non è l'intenzione dei produttori quando spendono un bel po' per un film. Sicuramente sono consapevoli che stanno creando qualcosa che genererà un sacco di critica, non sono così fuori dal mondo. Anche l'ultima scena di Lockdown all'italiana, proprio l'inquadratura finale, è ironica in modo quasi esageratamente imbarazzante ed era fatto in modo intenzionale, almeno spero. E di certo il regista non si era illuso che Ezio Greggio, che recita come se fosse in una puntata di Striscia la Notizia, avrebbe dato una recitazione da Leon d'Oro. Ma credo che una buona parte del successo di questi film risieda nell'accontentarsi e nel circolo vizioso che ne consegue. Nel senso che questi titoli offrono la risata semplice, la risata universale e trattano quasi sempre gli stessi tre argomenti. Numero 1. Il sesso, con le donne svestite provocanti, l'uomo marpione, il tradimento, l'amante, le prestazioni, le dimensioni, il Viagra. Numero 2. I soldi, il sogno di essere ricchi, il lavoro insoddisfacente, il capo opprimente. Numero 3. Le battute sul corpo, l'essere sovrappeso, puzzare, andare in bagno, russare, la dieta. Dei jolly aggiuntivi potrebbero essere i genitori fastidiosi o esigenti oppure l'essere sfortunati. Quindi sono argomenti universali in cui qualsiasi persona di qualsiasi estrazione sociale può rivedersi. Ad esempio, esistono delle commedie molto divertenti, ma che trattano di argomenti molto di nicchia oppure controversi. Un esempio perfetto è la recente serie TV di Ricky Gervais, Afterlife, in cui il suo personaggio sta contemplando il suicidio dopo la morte della moglie. È una bellissima serie comica, ma potete intuire come potrebbe non andare a genio a tutti. Four Lions o Jojo Rabbit sono film strepitosi che fanno piangere, ridere, emozionare, ma uno parla di aspiranti terroristi e l'altro di Hitler. Serve l'atteggiamento giusto per affrontarli col sorriso. Invece le tette, i piedi puzzolenti, il Viagra, la pizza invece della dieta, il capo opprimente sono tutti argomenti evergreen che tutti possono vedere, capire e in cui possono immedesimarsi. Anche solo il termine cinepanettone era stato inventato dalla critica perché sotto il periodo di Natale il panettone è il prodotto più comune, più popolare e che alla fine ha il più grande successo commerciale. C'è anche un professore all'Università di Leeds in Inghilterra che ha proprio studiato il concetto di cinepanettone, ha anche scritto un saggio chiamato Fenomenologia del cinepanettone, in cui analizza le ragioni dietro al successo di questi film, che lui riconduce al fatto che anche se gli sketch sono squallidi, alla fine pochi altri film offrono quella possibilità di medesimarsi così a fondo nelle scene rappresentate.
Ed effettivamente c'è una logica dietro a questo ragionamento. Ad esempio di recente ho visto un film comico chiamato Paddleton, in cui a un uomo viene diagnosticata una malattia terminale, ma decide di non volersene andare nel solito modo, organizza tutto con il suo migliore amico, il film mostra proprio il progredire della malattia a livello sia fisico e psicologico, ma è una situazione rarissima in cui una persona potrebbe immedesimarsi. E più avanti nel video arriveremo al concetto di: dobbiamo quindi accontentarci di tutto semplicemente perché ci è familiare? Intanto affrontiamo la questione dal punto di vista proprio statistico, matematico. Per la stagione 2018-2019 in Italia, Amici come prima, il cinepanettone dell'anno, ha incassato circa 8 milioni di euro. Molto di più nel nuovo film del Grinch e A Star is Born, il film con Lady Gaga che è andato agli Oscar. Ha fatto 2 milioni in più di Toy Story 4, 3 milioni in più del nuovo film di Mission Impossible e Pokémon Detective Pikachu. Ma non solo, se l'è giocata a pelo con film come Venom e ha incassato quasi il triplo di John Wick 3. Questo per darvi un'idea dei numeri generati in Italia. Certo, ci sarà una differenza in base a quando è effettivamente uscito un film in relazione a quando è stata stilata la lista. E questi film di certo non guadagnano tanto quanto altri che poi hanno tutto un fattore di merchandising, spin-off, fanno parte di contesti molto più grandi, continueranno a vendere nel tempo. Ma è giusto per farvi capire di che genere di cifre stiamo parlando. E il ragionamento: ma Boldi e De Sica sono tornati a lavorare insieme dopo 10 anni e quei numeri sono un'eccezione. Non sussiste questo ragionamento. L'anno prima, l'ora legale con Ficarra e Piccone ha incassato più di Rogue One, Sing, Spider-Man Homecoming, La La Land, Doctor Strange. Si è addirittura portato a casa 3 milioni più di Guardiani della Galassia 2. Se voi seguite il mio canale, molto probabilmente siete appassionati di cinema e quindi nella vostra vita personale avrete probabilmente affinato il vostro gusto in materia di film. Ci saranno dei titoli che voi ritenete i migliori di sempre e in cui notate dei dettagli che vi fanno apprezzare proprio il cinema come forma d'arte. Noterete anche come sarete più critici nei confronti dei film che vedete. Chi non è appassionato di cinema a quei livelli non è assolutamente più ignorante o meno colto o meno raffinato. Semplicemente la scelta di godersi il cinema non diventa più una parte così fondamentale della propria personalità, ma diventa puro intrattenimento. E in quel caso la scelta di cosa guardare va istintivamente verso qualcosa di familiare, qualcosa che possa piacere a più persone. Raramente in quei casi il momento migliore della serata diventa guardare Rooney Mara che per 15 minuti filati mangia una torta seduta per terra in Storia di un fantasma. È un po' lo scenario che si presenta quando si va a mangiare fuori in compagnia. Tanti vorrebbero provare qualcosa di diverso, qualcosa di particolare, ma alla fine, un po' per accontentare tutti quanti, si finisce a mangiare sempre la solita cosa, magari anche giustificando dei difetti pur di far rientrare il tutto nell'ideale che abbiamo della serata. Giustificare la condizione per renderla perfetta. È un accontentarsi? Certo. Questa visione adattata al mondo del cinema vuol dire semplicemente troncare l'idea di film come forma d'arte. Sarebbe come togliere le opere d'arte ai musei e metterci dei disegni stilizzati per bambini, ben colorati, delineati, comprensibili. Ma vogliamo veramente accontentarci di questo, pur di non provare nulla di diverso? Questo non significa abbandonare ogni forma di divertimento e finire solo a provare ad interpretare il significato metaforico degli uccelli nella filmografia di Terrence Malick e fingere che le inquadrature del deserto siano una metafora della vita. Ma non significa neanche scartare qualsiasi genere di film a favore di prodotti terribili. Questi film continuano a essere prodotti perché siamo noi che andiamo a vederli. Anche solo il fatto che io sia andata al cinema ieri, in una minima parte, ha contribuito al box office di questo film. Il fatto che io ne parli potrebbe influenzare qualcuno a parlarle a qualcun altro o anche andare a vedere il film, anche solo per vedere quanto è brutto. Se noi smettessimo in blocco, la domanda calerebbe e forse il cinema italiano riuscirebbe a rinascere, perché al momento l'idea di finanziare delle piccole produzioni o progetti diversi non sussiste perché questi film sono un incasso assicurato.
Perché cambiare un modello economico così redditizio? In verità la speranza non è del tutto persa, ci sono già dei piccoli passi verso l'allontanamento da quel genere. In parte perché il concetto di comicità cambia nel tempo. Quel che faceva ridere 100 anni fa non era quello che faceva ridere 30 anni fa e non è neanche quello che farà ridere tra 30 anni. Ad esempio, in questo momento molti sketch comici sono basati sull'autoironia, sulla tristezza e l'insicurezza nella vita, l'essere ansiosi. È un ridere al trovarsi in balia della vita. Il cinepanettone si addentra poco in quell'ambito. E in realtà bisogna anche considerare il contesto in cui al tempo nacquero i cinepanettoni. Un tempo in cui le produzioni straniere erano comunque diffusissime, ma non c'era la scelta così ampia come adesso in tasca. Adesso basta tirare fuori il cellulare ed in massimo 10 click avere accesso a qualsiasi film di qualsiasi genere. Si apre completamente la visione verso un'offerta più variegata. Poi stiamo tralasciando un elemento fondamentale. Adesso entra in gioco Checco Zalone. Checco Zalone, un unico personaggio, ha conquistato una fetta enorme di pubblico. Ed ormai ogni anno non ci si chiede più quale sia il nuovo cinepanettone, ma gira la domanda: ma il nuovo film di Checco quando esce? Per quanto riguarda il fenomeno Zalone, ce ne sarebbe da parlare per ore. Ma riassumendo, Zitto Zitto ha scalato il box office ed in totale i suoi film hanno incassato oltre 220 milioni di euro. E a differenza dei cinepanettoni, i suoi film non dividono così tanto il pubblico. È riuscito ad unire un pubblico vastissimo e diversissimo, ma senza neanche andare a intaccare la produzione italiana in generale, in quanto i suoi film comunque escono ogni 2-3 anni. Ad ogni modo, io ho parlato di cinepanettoni o comunque di commedia improponibile a livello nazionale. Ma non abbattiamoci troppo, perché comunque si tratta di un problema non relativo solo all'Italia. Anche la tanto amata Hollywood produce tanti titoli, ma ne produce talmente tanti che noi non ci rendiamo conto di quante trasciate escano da lì ogni anno. Pensate anche solo a film molto famosi come Disaster Movie, Epic Movie. Questo è quello che arriva fin da noi e ha successo da noi. Vediamo solo una porzione veramente ridotta di tutte le tamarrate che escono. Anche solo i film di Natale su Netflix sono una cosa inguardabile. La differenza è che noi non lasciamo spazio ad altre produzioni. Qui in Italia sono proprio quei film ad avere più successo, quelli di cui parliamo di più, quelli per cui paghiamo 6, 7, 8 euro a testa per andare a vederli. Ecco, quindi arrivando al finale volevo condividere con voi questo dilemma che mi è assalito di nuovo ieri dopo aver visto Lockdown all'italiana. Vorrei tantissimo sapere la vostra opinione al riguardo, quindi mi raccomando lasciate un commento qui sotto, condividiamo tutti la nostra opinione su questo argomento. Spero vi sia piaciuto questo video, se così fosse ricordatevi di iscrivervi e ci vediamo nel prossimo. Ciao!